Lezione 1. Indicazioni per raggiungere la stazione ferroviaria. Mi scusi, potrebbe aiutarmi per favore? Sto cercando la stazione ferroviaria più vicina, ma mi sento un po' perso. Oh, certo. Sarei felice di aiutarti. Dove stai cercando di arrivare? Devo prendere un treno per il centro città. Conosci il modo più veloce per raggiungere la stazione ferroviaria da qui? Fammi pensare. La stazione ferroviaria più vicina è a circa 10-15 minuti a piedi da qui. Vuoi che ti dia indicazioni dettagliate? Sì, sarebbe fantastico. Voglio assicurarmi di non farmi cambiare idea lungo la strada. Ok, nessun problema. Percorri questa strada per 2 isolati, poi svolta a sinistra su Main Street. La stazione ferroviaria si trova sulla destra, circa a metà dell'isolato. Capito, dopo 2 isolati, poi a sinistra su Main Street. E la stazione sarà alla mia destra? Sembra abbastanza facile. Esattamente. Basta cercare il grande cartello che dice stazione ferroviaria. Non puoi perderlo. Fatemi sapere se avete bisogno di chiarimenti sul percorso. No, penso di averlo capito. Grazie mille per l'aiuto. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo a darmi quelle indicazioni. Lezione 2. Affrontare le interruzioni dei viaggi. Anna, posso farti una domanda su qualcosa che è successo durante il mio viaggio la settimana scorsa? C'è stato un po' di disturbo. Certo, John. Che è successo? Sono felice di ascoltare e vedere se posso offrire qualche suggerimento. Beh, il mio volo è stato ritardato a causa del maltempo e alla fine ha rovinato davvero i miei piani. Ho dovuto cambiare alcune cose. Oh no, è una vera seccatura. Affrontare i ritardi dei voli può essere così frustrante. Come hai finito per gestirlo? Ha sconvolto un po' i miei piani, ma ho cercato di rimanere flessibile. Alla fine ho riprogrammato il mio hotel e alcune delle attività che avevo programmato. È intelligente rimanere adattabili in quelle situazioni. I cambiamenti imprevisti possono davvero rovinare le cose, ma sembra che tu ci sia riuscito bene. Sì, ho solo cercato di prenderla con calma. La cosa più importante era che potevo comunque godermi l'intero viaggio, anche con il singhiozzo. Assolutamente. La chiave è non lasciare che l'interruzione rovini l'intera esperienza. Finché sei stato ancora in grado di sfruttarlo al meglio, questo è ciò che conta. Esattamente. E ora ho una bella storia da raccontare sul mio viaggio, quindi alla fine ha funzionato. Lezione 3. Discussione dei piani per le vacanze. Ehi Anna, hai già iniziato a pensare ai tuoi prossimi piani per le vacanze? Sai, ci ho pensato un po', ma sto ancora cercando di capire dove voglio andare. Hai qualche consiglio? Beh, dipende, che tipo di viaggio stai cercando? Qualcosa di rilassante e incentrato sulla spiaggia, o forse più una vacanza avventurosa e attiva? Mm, questa è una buona domanda. Onestamente sono aperto a entrambi. Penso di voler solo scappare e ricaricarmi un po'. Capisci? Ti sento. In tal caso, forse una bella destinazione tropicale sarebbe perfetta. Potresti passare un po' di tempo a prendere il sole e rilassarti.
Sembra davvero allettante. Hai in mente qualche posto specifico che consiglieresti? Beh, ho fatto un fantastico viaggio ai Caraibi qualche anno fa. Le spiagge erano bellissime e il cibo e la cultura erano incredibili. I Caraibi. Questa è sicuramente un'opzione intrigante. Dovrò approfondire un po' la questione. Qualche altro suggerimento? Potresti anche prendere in considerazione un posto come le Hawaii, paesaggi meravigliosi, molte attività all'aperto e un'atmosfera davvero rilassante. Lezione 4. Esplorare una nuova città. Ehi Anna, hai deciso dove dovremmo visitare per prima cosa durante il nostro viaggio? Ciao John, ho fatto delle ricerche e penso che dovremmo assolutamente visitare il centro storico della città. Nessun problema, sembra un'ottima idea. Fatemi sapere se trovate delle gemme nascoste da non perdere. Fantastico! Condividerò sicuramente qualsiasi scoperta interessante. Ci sono cose specifiche che speri di vedere o fare mentre siamo lì? Sono entusiasta di esplorare una nuova città, quindi sono aperto a tutto. Forse potremmo dare un'occhiata alla scena gastronomica locale, sono sempre pronta a provare nuovi ristoranti. Anch'io. Avete preparato una lista di piatti o ristoranti da provare? Sarai lieto di fare qualche prenotazione se avete dei consigli. No, non ho ancora fatto una lista. Ma mi assicurerò di farti sapere se trovo delle buone opzioni. Sentiti libero di inviarci qualsiasi posto che pensi dovremmo visitare. Lo farà. Non vedo l'ora di scoprire la città insieme e vivere la cultura locale. Assolutamente, sarà un viaggio fantastico. Non vedo l'ora di vedere cosa troveremo. Lezione 5. Jet lag recovery. Buongiorno Anna, come ti senti oggi? Ehi John, ad essere onesti, sento ancora un po' di jet lag. La differenza di fuso orario mi ha davvero colpito. Anche qui, il jet lag può farti sentire esausto e confuso. Ma sono sicuro che ci adatteremo presto. Lo spero. Hai qualche consiglio per riprenderti rapidamente dal jet lag? Voglio sfruttare al massimo il nostro tempo qui. Sì, trovo che sia utile prendere un po' di luce solare, rimanere idratati e cercare di attenersi il più possibile agli orari locali. Forse possiamo rilassarci oggi ed esplorare l'area intorno all'hotel. Sembra un buon piano. Ho anche letto che mantenersi attivi può aiutare, quindi una bella passeggiata potrebbe fare al caso tuo. Sicuramente, facciamolo. E possiamo fare un pasto leggero e salutare più tardi per rifornirci. Non c'è bisogno di esagerare mentre ci stiamo ancora adattando. Sembra perfetto. Mi sento meglio già solo a parlarne. Questo viaggio sarà fantastico. Jet lag e tutto il resto. Sono d'accordo, ci divertiremo molto. Andiamo con calma oggi e torneremo al 100% in pochissimo tempo. Lezione 6. Occhiali da sole eleganti e pratici. Ehi Anna, ho notato che hai comprato degli occhiali da sole nuovi. Hanno un bell'aspetto. Grazie, John. Volevo trovarne un paio che fossero allo stesso tempo eleganti e pratici per il nostro viaggio. Questo è importante, specialmente con tutte le passeggiate che faremo. Quali caratteristiche hai cercato nella loro scelta?
Beh, volevo qualcosa che proteggesse i miei occhi dal sole, ma anche che completasse la forma del mio viso e il mio stile personale. Capisco. Può essere difficile trovare il perfetto equilibrio tra funzionalità e moda. Esattamente. Alla fine ne ho optato per un paio con lenti polarizzate per ridurre l'abbagliamento, ma anche le montature sono molto di tendenza. Bello, sembra un'ottima combinazione. Anch'io voglio comprare degli occhiali da sole nuovi. Qualche consiglio? Sicuramente. Suggerirei di cercarne un paio resistente, comodo e idealmente con protezione dai raggi UV. Questo ha senso. Voglio occhiali da sole che siano alla moda e che proteggano bene i miei occhi, senza rinunciare alla qualità. Lezione 7. Alla scoperta delle delizie locali. Ehi Anna, ho sentito parlare molto della scena gastronomica locale qui. Hai avuto modo di dare un'occhiata? Sì, ho fatto delle ricerche e sembra che ci siano così tanti fantastici ristoranti ed esperienze culinarie da esplorare. È fantastico. Che tipo di piatti o cucine locali ti interessa di più provare? Beh, ho letto che le specialità regionali sono davvero uniche e saporite. Sono particolarmente affascinato dalla scena del cibo di strada. Oh, il cibo di strada sembra un ottimo modo per assaporare autenticamente la cultura locale. C'è qualche articolo da provare nella tua lista? Ho sentito che gli gnocchi locali e gli spiedini alla griglia sono assolutamente deliziosi. E non vedo l'ora di visitare i vivaci mercati notturni. Sembra tutto incredibile. Mi viene fame solo a pensarci. Hai qualche consiglio su dove dovremmo iniziare? In realtà sì. Ho stilato un elenco di alcuni locali molto apprezzati che sono altamente raccomandati dalla gente del posto e dai food blogger. Meraviglioso, mi piacerebbe sentire le tue scelte migliori. Questo sarà il modo perfetto per immergerci nella cultura culinaria. Lezione 8. Voglie di pranzo. Ehi Anna, hai voglia di pranzare? Certo, ho fame. Che cosa avevi in mente? Ho voglia di qualcosa di gustoso e soddisfacente. Forse un hamburger o della pasta? Mm, un hamburger sembra buono, ma ho anche voglia di qualcosa di più salutare. Che ne dite di una bella insalata con pollo alla griglia? Per me funziona. C'è un ottimo caffè in fondo alla strada che serve deliziose insalate. Eccellente. Andiamo lì. Mi farebbe bene una pausa dall'ufficio. D'accordo, un cambio di scenario sarà bello. Inoltre, possiamo aggiornarci su quello che sta succedendo. Assolutamente sì. Volevo parlarvi di questo nuovo progetto a cui sto lavorando. Meraviglioso, sono pazzo. Aprite la strada verso il pranzo. Lezione 9. Avventura all'aperto. Ehi Anna, hai piani per il fine settimana? Non proprio. Perché me lo chiedi? Beh, stavo pensando di fare un'escursione e mi chiedevo se ti piacerebbe unirti a me. Sembra un'ottima idea. Adoro stare all'aria aperta.
Fantastico, metterò in valigia dell'acqua e delle barrette energetiche per rifornirci. Buona idea. È sempre una buona idea essere preparati. Dove avevi in mente? C'è questo bellissimo sentiero che volevo vedere, è a circa un'ora di macchina da qui. Sembra perfetto. Ci sto. Quando dovremmo incontrarci? Che ne dici di sabato mattina intorno alle 9? In questo modo possiamo combattere il caldo. Lezione 10. Elementi essenziali del marketing. Ehi Anna, posso farti una domanda su qualcosa legato agli affari? Certo. Cosa ti passa per la testa? Sono curioso di conoscere la funzione di marketing di un'azienda. Me lo potresti spiegare? Assolutamente. La funzione di marketing di un'azienda riguarda la pianificazione, la promozione, la vendita e la distribuzione dei suoi prodotti o servizi. Capisco, quindi si tratta solo di spargere la voce e assicurarsi che il prodotto o il servizio raggiunga i clienti giusti. Esattamente. Il marketing coinvolge cose come ricerche di mercato, pubblicità, branding, prezzi e canali di distribuzione. Questo ha senso. Quali sono alcuni degli obiettivi chiave della funzione marketing? Alcuni degli obiettivi principali sono generare consapevolezza, creare domanda e, in ultima analisi, incrementare vendite e ricavi per l'azienda. Capito. Si tratta di connettere il prodotto o il servizio con le persone che ne hanno bisogno. Lezione 11. Breakfast Rush. Mattina. Hai tempo per una domanda veloce? Certo, che succede? Mi chiedevo, di solito fai colazione prima di andare al lavoro? Purtroppo no. Di solito vado un po' di fretta la mattina, quindi non ho tempo per una colazione adeguata. Ah, capisco. Peccato, la colazione è un pasto così importante. Lo so, lo so. Lo so che dovrai sforzarmi di più per adattarlo, ma è dura con i miei impegni. Ti sento. Forse potresti provare alcune opzioni facili e veloci per la colazione, come un frullato o una barretta di cereali? È un'ottima idea. Dovrò cercare alcune idee salutari per la colazione da portare via. Grazie per il suggerimento, John. Non è affatto un problema. Prendersi cura di sé dovrebbe essere una priorità, anche con un programma frenetico. Lezione 12. La celebrazione della Pasqua. Ciao Anna, lo sapevi che la Pasqua è dietro l'angolo? Oh, davvero? Adoro la Pasqua. È un periodo dell'anno così allegro. Sicuramente. Il clima primaverile e le decorazioni colorate mi mettono sempre di buon umore. Assolutamente. E il coniglietto pasquale e la caccia alle uova sono molto divertenti, vero? Sicuramente. Ricordo che quando eravamo bambini facevamo la migliore caccia alle uova di Pasqua del quartiere. Oh, sì. Quelli erano i giorni. Ho ancora alcune uova di plastica che raccoglievamo. Che figata! Tingete ancora le uova per Pasqua?
Certo, è una tradizione che ho mantenuto nel corso degli anni. Tutta la famiglia viene coinvolta. È fantastico. Dovrei iniziare a farlo con i miei figli. Lo adorerebbero. Lezione 13. Frequenza in chiesa a Natale e Pasqua. Ehi Anna, hai notato quante più persone frequentano la chiesa a Natale e Pasqua rispetto al resto dell'anno? Sì, l'ho sicuramente notato. Le chiese sono sempre affollate durante queste due festività. È come se tutti uscissero dai guai solo per quelle occasioni speciali. Pensi che vadano in chiesa solo un paio di volte all'anno? Probabilmente. Immagino che molte persone vadano in chiesa solo occasionalmente, magari solo per le grandi feste. Anche questo è il mio senso. È come se volessero mantenere l'apparenza di religioso, ma in realtà non la praticano regolarmente. Beh, almeno si sforzano di andarci durante le più importanti festività cristiane, anche se non tutto l'anno. È vero, suppongo sia meglio che non andare affatto. Questa grande folla deve rendere i pastori piuttosto felici, anche se la partecipazione è un po' sporadica. Immagino di sì. Le chiese devono raccogliere molte donazioni durante le ore di punta. Sicuramente. Natale e Pasqua sono probabilmente il pane quotidiano di molte chiese. Lezione 14. Mysterious Caller. Ehi Anna, ho ricevuto una strana chiamata prima. Era una voce da ragazzo, ma ha detto che era per me. Questo è strano. Hai riconosciuto la voce? No, non ho idea di chi fosse. La chiamata diceva solo John è lì? Quando ho risposto. Com'è strano. Cosa hai detto? Ho appena detto sono John, e il ragazzo ha detto oh, scusa, numero sbagliato e ha riattaccato. È così strano. Pensi fosse uno scherzo telefonico o qualcosa del genere? Non ne sono sicuro, non sembrava proprio uno scherzo, il ragazzo sembrava solo confuso. Mm, forse era solo un numero sbagliato e il ragazzo si è reso conto del suo errore. Comunque, è un po' strano per un bambino fare delle telefonate. Sì, non lo so. Mi ha solo colto alla sprovvista. Se dovesse succedere di nuovo potrei cercare di ottenere maggiori informazioni da loro. Lezione 15. Rilassati a casa in una giornata calda. Ehi Anna, sono contenta che la nostra casa rimanga bella e fresca anche in queste calde giornate estive. È il posto perfetto per rilassarsi. Sono d'accordo, John. Il caldo può essere terribile, ma la nostra accogliente casa è un rifugio gradito. Cosa ti piace fare per combattere il caldo? Beh, di solito prendo una bibita fresca e mi rileggo in salotto con l'aria condizionata accesa. Magari leggi un libro o guarda un film. Sembra adorabile. Mi piace sistemare il mio laptop nel patio e lavorare mentre mi godo la leggera brezza. Ah sì, il patio, un ottimo posto per prendere un po' d'ombra e una fresca brezza. E se mi sento attivo, potrei fare un leggero allenamento nella palestra del seminterrato. Ottima idea. Rimanere attivi, anche in una giornata calda, è così importante. Anche se lo confesso,
Sono più propenso a concedermi una delizia ghiacciata come un ghiacciolo o un gelato. Un ghiacciolo sembra perfetto in questo momento. Magari possiamo concederci entrambi più tardi e farci una bella merenda insieme. Mi piacerebbe moltissimo. Sono i semplici piaceri che rendono queste giornate calde molto più sopportabili. Assolutamente. Finché abbiamo la nostra piccola oasi a casa, possiamo combattere il caldo e rilassarci in tutta comodità. Lezione 16. Subway Shopping Excursion. Buongiorno. Avete notato tutte le grandi vendite in corso in città ultimamente? Ci puoi scommettere, John. Stavo cercando dei nuovi vestiti estivi e articoli per la casa. Facciamo un'avventura di shopping? Sembra un piano. Anch'io ho intenzione di prendere alcune cose per la casa. Da dove dovremmo iniziare? Beh, ho sentito che i grandi magazzini hanno delle offerte fantastiche sui loro scaffali di liquidazione. E il nuovo discount ha appena aperto. Ho sentito che hanno prezzi incredibili. Oh, l'outlet, eh? Vale sicuramente la pena dare un'occhiata. Inoltre, scommetto che possiamo trovare anche alcune boutique locali uniche. Assolutamente. Un mix di grandi magazzini e negozi locali è la strada da percorrere per le migliori offerte. Sono pronto quando vuoi tu, John. Ottimo, tracciamo il nostro percorso di shopping e vediamo quante incredibili occasioni possiamo ottenere oggi. Adoro una bella caccia al tesoro. Sarà molto divertente. Chissà quali gemme nascoste potremmo scoprire. Esattamente. Il brivido della caccia è metà dell'emozione. Va bene, andiamo, i risparmi ti aspettano. Lezione 17. Sconfiggere gli stereotipi in campo. Ehi Anna, hai visto la grande partita di calcio ieri sera? Certo che l'ho fatto, John. Mi ha fatto mordere le unghie, ma è stata un'eccellente dimostrazione di abilità. Sicuramente. Quei giocatori lo hanno fatto sembrare facile in campo. Esattamente. Il calcio viene spesso stereotipato come un club per ragazzi, ma il talento e l'atletismo in mostra dimostrano il contrario. Hai proprio ragione. Il gioco femminile in particolare è emozionante e competitivo tanto quanto quello maschile. Assolutamente. La velocità, l'agilità e il pensiero strategico delle giocatrici sono davvero impressionanti. Assolutamente. È giunto il momento di infrangere queste percezioni obsolete e apprezzare il calcio come sport dinamico e globale che è. Ben detto, John. La diversità e l'inclusività del gioco sono parte di ciò che lo rende così speciale. Non potrei essere più d'accordo. Il calcio unisce persone di ogni estrazione sociale. È una forza unificante. Lezione 18. Incontro nella natura selvaggia. Wow, non indovinerai mai cosa mi è successo durante la mia escursione ieri. Dimmi, John, era qualcosa di eccitante? O forse un po' spaventoso? Un po' entrambi, in realtà. Stavo facendo trekking nei boschi quando ho incontrato un orso nero. Un orso nero? Oh mio Dio, deve essere stato un vero incontro.
Come hai reagito? Beh, all'inizio mi sono bloccata, ma poi lentamente ho iniziato ad allontanarmi, tenendo gli occhi puntati sull'orso per tutto il tempo. Mossa intelligente. Gli orsi neri possono essere imprevedibili, quindi dare loro spazio è sicuramente l'approccio più sicuro. Assolutamente. Fortunatamente, l'orso sembrava più interessato a cercare cibo che a interagire con me. È un sollievo. Sono lieto che tu sia rimasto calmo e che tu sia riuscito a uscire dalla situazione in sicurezza. Anch'io. È stata sicuramente un'esperienza adrenalinica, ma sono grata di essere sopravvissuta indenne. Lezione 19. Aspettative chiare. Ehi Anna, volevo parlarti di qualcosa di importante. Certo, di cosa si tratta? Bene, penso che sia importante stabilire delle aspettative chiare per il nostro progetto. Hai ragione, è una buona idea. Che tipo di aspettative avevi in mente? Penso che dovremmo definire i nostri ruoli e le nostre responsabilità, oltre a fissare alcune scadenze. Questo ha senso. La comunicazione è fondamentale per una collaborazione di successo. Esattamente. Penso che se siamo sulla stessa lunghezza d'onda, saremo in grado di lavorare in modo molto più efficiente. Concordato. Sediamoci e analizziamo tutto passo dopo passo. Suona bene. Mi fa piacere che ci stiamo prendendo del tempo per sistemare le cose fin dall'inizio. Lezione 20. L'aspetto è importante. Ehi Anna, posso farti una domanda? Certo, che succede? Ti capita mai di pensare che le apparenze possano trarre in inganno? Questa è una domanda interessante. Cosa intendi esattamente? Beh, stavo guardando questo programma l'altro giorno, e il personaggio principale aveva i capelli neri e un comportamento serio. Ok, vai avanti. Ma poi si è scoperto che era davvero divertente e frizzante una volta che la conoscevi. Capisco cosa intendi. A volte facciamo supposizioni basate sull'aspetto esteriore di qualcuno. Esattamente. All'inizio pensavo che il suo colore la facesse sembrare quasi inavvicinabile. Lezione 21. Godersi le piccole cose. Ehi Anna, hai guardato quel nuovo programma di cui tutti parlano? Intendi quella sulla famiglia eccentrica? Sì, l'ho capito. È così buono, vero? Mi sono davvero piaciuti i piccoli dettagli e le sfumature. Anch'io. Il sottile umorismo e le interazioni tra i personaggi lo fanno davvero risaltare. Sicuramente. È il tipo di spettacolo che aggiunge solo un altro livello di divertimento. Assolutamente. Più guardi, più apprezzi le piccole cose. Esattamente. È il tipo di spettacolo che ti tiene impegnato e divertito. Totalmente. È un cambio di ritmo rinfrescante rispetto a molte delle tipiche tariffe televisive. Di sicuro. Sono contenta che entrambi abbiamo scoperto questo gioiello dello spettacolo.
Lezione 22. Giornata in spiaggia. Buongiorno. Hai sentito parlare di quel nuovo resort sulla spiaggia che ha appena aperto? Sì, l'ho fatto. Volevo dare un'occhiata. Cosa ne pensi? Dovremmo programmare un viaggio lì questo fine settimana? Sembra incredibile. Mi piacerebbe fare escursioni e nuotare. Sarebbe un ottimo modo per uscire all'aperto e godersi il bel tempo. Sicuramente. Potremmo preparare un pranzo al sacco e trascorrerlo per un'intera giornata. Ho sentito che i panorami dai sentieri escursionistici sono mozzafiato. È perfetto. Non vedo l'ora. Probabilmente dovremmo mettere in valigia anche della crema solare e dei teli da mare. Bella chiamata. Farà un caldo torrido là fuori. Mi assicurerò di portare anche cappello e occhiali da sole. Sembra che siamo pronti allora. Non vedo l'ora di creare nuovi ricordi con te in spiaggia. Nemmeno io. Sarà un'avventura così divertente. Sono così entusiasta di esplorare la zona con te. Fantastico. Farò in modo di scattare molte foto così potremo ripensare alla nostra giornata in spiaggia. Lezione 23. Mesi dell'anno. Ehi Anna, sai che ci sono 12 mesi in un anno? Davvero? Questo non lo sapevo. Quali sono i nomi dei mesi? Bene, il primo mese è gennaio, seguito da febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e infine dicembre. Wow, è molto da ricordare. Dovrò prenderne nota. Sì, può essere un po' complicato all'inizio, ma una volta capito, è facile da ricordare. Ok, lasciatemi ripetere. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. Ottimo lavoro. Ce l'hai. Grazie. Apprezzo che tu abbia dedicato del tempo a spiegarmi i mesi. Mi aiuta davvero a imparare l'inglese. Non è affatto un problema. Sono felice di aiutarti a migliorare il tuo inglese. Fatemi sapere se avete altre domande. Lezione 24. Fermezza e consistenza. Ehi Anna, quando raccogli frutta e verdura, come fai a sapere quali sono mature? Questa è un'ottima domanda. Di solito ne cerco di sodi ma non troppo duri. Strizzarli delicatamente può aiutarti a determinarne la compattezza. Ah, capisco. Questo ha senso. Che mi dici della consistenza? Anche questo è importante? Assolutamente. Vuoi cercare una consistenza liscia e uniforme. Anche evitare imperfezioni o punti deboli è una buona idea. Ok, lo terrò a mente. Premi delicatamente per verificare la compattezza e cerca una consistenza piacevole e uniforme. Sembra un buon approccio. Esattamente. Ci vuole un po' di pratica, ma ci riuscirai. La chiave è essere gentili e non spremere troppo forte. Giusto, non voglio rovinare i prodotti. Grazie per i consigli. Questo mi aiuterà davvero a scegliere frutta e verdura migliori.
Sono felice di aver potuto aiutare. Fatemi sapere se avete altre domande. Lo farà. È stata una conversazione davvero istruttiva. Lezione 25. Ricerca di case vacanza. Ehi Anna, stai ancora programmando quella vacanza ai Caraibi? Sì, lo sono. Ho fatto molte ricerche sulle case vacanza, ma può essere un po' travolgente. Posso immaginarlo. Ci sono così tante opzioni là fuori. Cosa stavi cercando in particolare? Bene, sto cercando una casa vacanza carina e conveniente con buone recensioni degli ospiti precedenti. Questo è un approccio intelligente. La ricerca di siti web con valutazioni elevate e feedback positivi è fondamentale. Assolutamente. Ho cercato su internet annunci di affitti con molte recensioni dettagliate. Questa è un'ottima strategia. Più informazioni riesci a raccogliere, meglio sarai in grado di trovare il posto perfetto. Esattamente. Voglio assicurarmi di ottenere un buon rapporto qualità-prezzo e una sistemazione di qualità. Sicuramente. Prendersi del tempo per fare le proprie ricerche alla fine ripagherà. Lezione 26. Produce Section Adventure. Ehi Anna, hai dato un'occhiata alla sezione prodotti ultimamente? Hanno della fantastica frutta e verdura fresca. Oh, davvero? Che tipo di prodotti ti sono piaciuti? Sto provando alcune cose nuove. L'altro giorno ho preso un mucchio di mango succosi e dei peperoni croccanti. Sembra delizioso. Adoro i mango. Sono così dolci e rinfrescanti. Cosa ti piace fare con loro? Di solito li taglio a fette e li mangio come spuntino, ma ho già preparato anche della salsa di mango. È il condimento perfetto per pesce o pollo. Suona bene. Dovrò fare un tentativo. E i peperoni? Come ti piace usarli? I peperoni sono così versatili. Li affetto e li aggiungo alle insalate, o a volte li farcisco con riso e carne macinata per un pasto gustoso. Oh, i peperoni ripieni sembrano fantastici. Dovrò tenere gli occhi aperti per trovare dei bei peperoni durante la mia prossima gita al supermercato. Sicuramente, la sezione prodotti è dove si trova. Sempre tante opzioni fresche e gustose da esplorare. Lezione 27. Avventure a prezzi accessibili. Ehi Anna, sei riuscita a trovare delle buone offerte sugli alloggi per il tuo prossimo viaggio? Sai, sto cercando delle opzioni più convenienti. Ho trovato un piccolo e grazioso bed and breakfast che mi sembra un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questo è fantastico. Risparmiare sull'alloggio è fondamentale quando si cerca di viaggiare con un budget limitato. Assolutamente. E ho anche cercato alcuni ristoranti locali che offrono pasti a prezzi davvero ragionevoli. Bello, questo ti aiuterà anche a contenere i costi del cibo. Mangiare in posti più economici è un modo intelligente per aumentare il budget di viaggio. Sicuramente. Dovrò risparmiare il più possibile per concedermi il lusso di divertenti attività e attrazioni.
Una buona idea. Che genere di cose speri di fare durante il tuo viaggio? Beh, non vedo l'ora di dare un'occhiata ai sentieri escursionistici nella vicina riserva naturale. E ho sentito che c'è un bel mercato all'aperto che voglio esplorare. Oh, l'escursionismo e il mercato sembrano entrambi fantastici. Questo tipo di attività gratuite o a basso costo sono perfette per viaggi economici. Lezione 28. Viaggiare in transito. Ehi Anna, come pensi di muoverti per il tuo prossimo viaggio? Beh, stavo esaminando le opzioni di trasporto pubblico e sembra che il sistema di autobus sia un modo davvero conveniente per raggiungere tutte le principali attrazioni. Bello, prendere l'autobus è una scelta intelligente, soprattutto se stai cercando di risparmiare denaro. Assolutamente. Ho scoperto che c'è un autobus che va direttamente all'ingresso della riserva naturale in cui voglio fare un'escursione. È perfetto, non c'è bisogno di preoccuparsi del parcheggio o del gas. L'autobus ti lascerà proprio dove devi essere. Esattamente. Ho sentito che c'è anche un autobus che collega il centro al mercato all'aperto, quindi arrivarci sarà un gioco da ragazzi. Sembra che il sistema di trasporto pubblico di quella città sia davvero ben collegato e conveniente per i turisti. Lo è davvero. Sono lieto di averlo esaminato, perché renderà gli spostamenti molto più facili e convenienti. È fantastico. Il trasporto pubblico è un modo così sottovalutato per esplorare un posto nuovo, soprattutto se hai un budget limitato. Lezione 29. Packing Pointers. Ehi Anna, stai iniziando a prepararti per il tuo prossimo viaggio? Sì, sono nel bel mezzo delle valigie in questo momento. Hai qualche consiglio per me? Sicuramente. Una cosa che consiglio sempre è imballare prodotti da viaggio quando possibile. Oh, è un'ottima idea. Mi aiuterà a risparmiare spazio nella mia valigia. Esattamente. E di solito puoi trovare versioni da viaggio di tutti i tuoi articoli da toeletta essenziali in questi giorni. Questo è buono a sapersi. Dovrò tenere d'occhio quelle bottiglie e contenitori più piccoli. Un altro consiglio è quello di provare a mettere in valigia abiti versatili che possano essere mescolati e abbinati. Oh, questo è intelligente. In questo modo posso creare più outfit con meno articoli. Precisamente. E non dimenticate di lasciare un po' di spazio nel bagaglio per eventuali souvenir o acquisti che potreste fare. Lezione 30. Una conversazione ponderata. Ehi Anna, ho pensato molto ai nostri piani futuri. Cosa ne pensi? Buongiorno John, ci stavo pensando anch'io. Cosa ti passa per la testa? Beh, sono curioso di sentire i tuoi pensieri. Che ne dici se iniziamo esplorando nuovi interessi insieme? Oh, sembra adorabile. Avevo intenzione di provare un nuovo hobby. Vuoi unirti a me? Ti dispiace se suggerisco di prendere in considerazione il volontariato? Penso che sarebbe un modo significativo di trascorrere il nostro tempo. Stavo pensando la stessa cosa. Potremmo fare davvero la differenza nella nostra comunità. Assolutamente. Sarebbe bello trovare una causa che ci appassiona entrambi.
Sono d'accordo, questa è un'opportunità entusiasmante per noi di crescere e avere un impatto. Non potrei essere più d'accordo. Sono lieto che siamo d'accordo su questo argomento. Lezione 31. Un'avventura all'aria aperta. Ehi Anna, non vedo l'ora di esplorare la natura con te questo fine settimana. Nemmeno io, John. Non vedevo l'ora che arrivasse questo momento. Lo so, sarà fantastico. Ci divertiremo tantissimo facendo escursioni e scoprendo nuovi luoghi. Sicuramente. Sto già immaginando lo splendido scenario e l'aria fresca. Lo stesso qui. Sarà il modo perfetto per ricaricarsi e rilassarsi. Assolutamente. Ci meritiamo questo tempo per noi stessi all'aria aperta. Non potrei essere più d'accordo. Sarà un'avventura da ricordare. Sono così emozionata. Sfruttiamo al massimo ogni momento insieme. Ci puoi scommettere. Sarà un fine settimana che non dimenticheremo mai. Lezione 32. Equilibrio tra lavoro e gioco. Ciao Anna, stavo pensando a come possiamo dedicare più tempo ai nostri hobby. Ottima idea, John. Dovremmo assolutamente cercare di trovare un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata. Esattamente. Trascorrere del tempo di qualità con gli amici e perseguire le nostre passioni è così importante. Non potrei essere più d'accordo. Dovremmo fare un piano per programmare più attività ricreative. Sembra perfetto. Possiamo iniziare dedicando qualche ora alla settimana ai nostri hobby. Questo è fattibile. E possiamo coinvolgere anche i nostri amici, renderla una cosa di gruppo. Eccellente. Sono sicuro che vorrebbero unirsi a noi nelle nostre nuove attività amatoriali. Assolutamente. Sarà molto divertente. Non vedo l'ora di iniziare. Nemmeno io. Questo è il modo perfetto per ricaricare e riconnettersi. Lezione 33. Rimanere connessi. Ehi Anna, ho notato che usi molto quella parola ultimamente. Oh, intendi amore? Non l'avevo notato davvero, ma hai ragione. Sì, è piuttosto interessante come continui a ripetersi quella parola. Sai, penso sia perché amiamo davvero passare del tempo insieme. Assolutamente. Il nostro legame è così speciale e apprezzo ogni momento con te. Mi sento allo stesso modo. Abbiamo un legame così forte e ne sono grato. Anch'io. È importante coltivare e celebrare la nostra relazione. Sicuramente. Dovremmo sforzarci di dare priorità al tempo di qualità e alla comunicazione aperta. Concordato. È la chiave per mantenere il nostro amore forte e il nostro legame indistruttibile. Lezione 34. Una visione condivisa. Anna, ho pensato molto ai nostri piani e obiettivi futuri. Oh, davvero? Anch'io ho riflettuto su questo. A cosa stai pensando?
Beh, prima mi piacerebbe sentire i tuoi pensieri. Che tipo di visione hai? Vedo che continuiamo a crescere insieme, sostenendo i sogni e le aspirazioni degli altri. È esattamente quello che speravo di sentire. Voglio che siamo partner in tutti i sensi. Sicuramente. Dovremmo sederci e tracciare un piano per trasformare quella visione in realtà. Assolutamente. Sono entusiasta di collaborare e capire i passaggi successivi. Anch'io. Sarà un viaggio incredibile e sono felice che lo stiamo affrontando insieme. Non potrei essere più d'accordo. Il nostro futuro è radioso e non vedo l'ora di vedere cosa otterremo. Lezione 35. Disboscare la foresta. Buongiorno Anna, hai sentito parlare del piano per disboscare la foresta per fare spazio a fattorie e città? Sì, ce l'ho. Sono preoccupato per l'impatto che avrà sull'ambiente. Abbattere tutti quegli alberi sembra dannoso. Capisco la tua preoccupazione, ma la terra è necessaria alla gente per vivere e coltivare cibo. Il progresso a volte richiede decisioni difficili. Lo so, ma non possiamo trovare un modo per sviluppare la terra senza distruggere l'intera foresta? Ci deve essere una soluzione più sostenibile. Beh, i taglialegna dicono che ripianteranno alcuni alberi, ma non sono sicuro che questo compenserà completamente la perdita. È una questione complessa. Esattamente. Dobbiamo considerare attentamente le conseguenze a lungo termine prima di affrettarci. La foresta ospita tantissime specie. Questo è vero, dovrò saperne di più sul piano e vedere se ci sono alternative che proteggono meglio l'ambiente. Apprezzo che tu abbia una mentalità aperta al riguardo. Forse possiamo ricercare insieme alcune idee di sviluppo rispettose dell'ambiente. Buona idea, gradirei il tuo contributo in merito. Ci deve essere un modo per soddisfare le nostre esigenze senza devastare la foresta.